Sono Daria Magidi e sono la CEO di Daxo Group. Abbiamo deciso di avvicinare tutti all'intelligenza artificiale attraverso delle pillole formative e informative e il nostro progetto si chiama infatti AI for All. Oggi parleremo di un tema delicato, parleremo di etica. Io sono un'informatica e da 30 anni mi occupo di informatica, di sistemi informativi e mai come negli ultimi 3-4 anni sento parlare di etica nell'intelligenza artificiale e nei sistemi informativi. Perché? Abbiamo capito che fino a oggi l'uomo decideva quale algoritmo, quale programma creare per l'elaborazione dei dati. Ma abbiamo capito che l'intelligenza artificiale non è programmata nel senso tradizionale, che impara dai dati che ha intorno a sé. Quindi, a seconda dei dati che noi gli diamo, questo sistema impara esattamente ciò che gli abbiamo dato per imparare nella fase di allenamento. Se io a un bambino insegno l'educazione, gli insegno le buone maniere, questo bambino si comporterà in questo modo. Se invece a un bambino gli insegno soltanto un linguaggio non adeguato, il bambino risponderà in questo modo. Le reti neurali di intelligenza artificiale hanno lo stesso comportamento. Quindi in base alla qualità, alla bontà, alla selezione dei dati con cui noi lo alleniamo, questi sistemi ci rispondono. Allora perché parliamo di etica? Perché questi sistemi, senza volerlo, infatti si parla di unconscious bias, vengono allenati sui dati storici che spesso sono pieni di bias, pieni di stereotipi e vanno a creare contenuti, regole, decisioni che rispecchiano i bias che poi nella realtà dei fatti noi abbiamo. Quindi se noi abbiamo questi sistemi che vengono allenati da pool multidisciplinari che hanno chiaro il problema dell'eticità, dell'inclusione, della parità, i sistemi che noi creiamo saranno di qualità. Ma ad oggi chi crea questi sistemi? Purtroppo sappiamo che circa l'82% delle persone coinvolte nella creazione di questi sistemi ad oggi sono solo uomini. Sappiamo anche che il 90% dei sistemi che oggi noi utilizziamo, soprattutto in Occidente, sono creati o dagli Stati Uniti o dalla Cina. L'Europa di fatto è assente. Questo significa che noi stiamo usando attraverso i Large Language Models di cui abbiamo parlato l'altra volta delle conoscenze, delle regole neanche nostre che stiamo poi replicando sulla nostra realtà. Vi porto un esempio semplice. Se voi chiedete, ad esempio, a un traduttore di tradurre la frase "The doctor was an expert", il sistema vi tradurrà "il dottore maschio era un esperto". Se noi chiediamo "The nurse was an expert", tradurrà "l'infermiera era un'esperta". Quindi addirittura nella trasformazione del linguaggio ci sono dei bias di genere. Se noi chiediamo ad esempio a ChatGPT di disegnarci una persona di successo, per default disegnerà un uomo bianco, esteticamente piacevole, perfettamente abile. Se noi diciamo "ma perché mi hai creato questa immagine, creami una donna", di nuovo ci presenterà una donna bianca, perfettamente esteticamente piacevole. Quindi la parola successo nel suo database è associato a un stereotipo di persona. Se noi prendiamo consapevolezza di queste criticità dell'eticità e dell'inclusione o dell'esclusione, iniziamo a capire che questi sistemi possono essere anche, fra virgolette, fuorvianti e pericolosi. Un esempio classico che tutti citiamo è quando Amazon stessa ha provato a usare questi sistemi delle reti neurali per selezionare i curricula delle persone ad alto potenziale in azienda e si è accorto che soltanto i curricula maschili venivano selezionati perché nei dati storici c'era un bias di genere. Quindi se guardiamo questo dal punto di vista non soltanto di genere, ma di tutte le sottorappresentanze delle minorità, capite che questi sistemi, per essere davvero inclusivi, devono essere fatti da team multidisciplinari con prospettive differenti,
con un codice etico ben presente e soprattutto coinvolgendo il più possibile gli utenti finali. In Europa abbiamo una legge, l'AI Act, che poche aziende conoscono, ma è una legge, e che proprio ci dice quali sono quelle attività che sono semplicemente vietate. Ad esempio la sorveglianza di massa, la manipolazione dei dati, sono attività che non possiamo fare. È sufficiente che noi in Europa ci accontentiamo di avere un regolamento e non lo sviluppo di questi sistemi? Purtroppo la realtà è questa. E quindi l'invito che faccio a tutte le persone che ci stanno seguendo è di usare questi sistemi con pensiero critico, sapendo che i risultati che ci danno non sono sempre esatti e sapendo che ci possono essere dei contenuti non sensibili alle diverse prospettive. E allora cosa possiamo fare se noi abbiamo deciso di utilizzare questi sistemi? Coinvolgere sempre nella nostra squadra, nel nostro gruppo, nella nostra esperienza, persone che ne sanno. Il mio invito è: createvi 2 colonne, una colonna di tutti i progetti vostri personali e iniziate a parlare di questi vostri problemi, di questi progetti, ad esempio con ChatGPT, e vedrete che man mano che ci interagite andrà sempre più in profondità. Quindi se io gli chiedo, ad esempio, organizzami un viaggio, vi chiederà dove, con chi, quanto, e andrà sempre più in profondità. E se questa cosa invece la uso nella mia vita professionale e gli dico, ad esempio, pianificami il budget della mia azienda per i prossimi 5 anni, vi chiederà dei dati, ma poi vi aiuta. Quindi questi sistemi, soprattutto generativi, hanno la capacità passo passo di affiancarci nelle nostre, attività personali e professionali e di supportarci. Vedremo nella prossima lezione come il prompt engineering sia proprio la base di questo modo di interagire col sistema. Grazie.